Un nuovo oracolo preme per diventare protagonista del nostro oroscopo lunare quindicinale. Recentemente tradotto in italiano, andiamo a conoscerlo. Si chiama Moonology e vi aspetta dopo la sigla. Benvenuti a tutti e a tutte, io sono Angela e questa è la nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare la visione però vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi delle carte ci sarà uno slideshow in cui le mostrerò tutte e 44 a tutto schermo in modo da darvi l'opportunità di apprezzarle ulteriormente, magari facendo degli screenshot delle vostre preferite. Prima della fine della puntata troverete 3 schermate per vedere le playlist di tutti gli interattivi pubblicati e il logo per iscriversi al canale se avrete gradito la visione. Bene, cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me! Ciao, benvenuti! Iniziamo questa puntata con l'analisi fisica del nostro mazzo Moonology. Questa è una versione italiana, ovviamente, perché la prima versione è stata fatta in inglese, anche la scatolina è diversa. Questa è direi abbastanza delicata perché è semplice cartoncino, però comunque efficace. Bisogna fare un po' di attenzione perché, come vi dicevo, appunto è abbastanza delicata, facile da aprire perché qui c'è un'insenatura un taglio della scatolina e come vedrete già dall'esterno ci sono sia a livello grafico delle indicazioni sulle carte, così effettivamente uno può già capire di che cosa si tratta, almeno graficamente, e c'è una piccola spiegazione. Le carte Moonology sono 44 carte oracolari create da Jasmine Boland, una scrittrice. Le illustrazioni, quindi la parte artistica, è stata dedicata all'artista Nyx Rowan, spero di averlo detto bene, e andiamo a vedere adesso che cosa troviamo dentro. Ovviamente c'è un comodo libretto abbastanza grande, ovviamente essendo la versione italiana sarà tutto in italiano. Troviamo le nostre 44 carte, le misure giusto per farvi capire indicativamente, sono abbastanza grandi, però sono abbastanza comode da mischiare. Le misure, vi dicevo, sono di 8 cm per 12, uno spessore totale tutto il mazzo di circa 1,7 cm. Adesso vediamo l'analisi del nostro librettino e poi ovviamente andremo a vedere tutta la struttura del mazzo, che è diviso in 4 sezioni e appunto, come vi dicevo, poi le andremo a vedere meglio. Il nostro libretto troverete ovviamente un'introduzione dove spiega un po' il progetto Moonology, e quindi anche come delle indicazioni su come gestire i significati, a che cosa serve questo mazzo, e poi anche come benedire, energizzare, quindi ci sono dei consigli e delle affermazioni. Poi troviamo appunto tutta l'ispirazione, tutto il progetto di Moonology e le fasi della luna, ben spiegate, è vero, sintetico, però ci sono scritte le cose più importanti, come usare le carte,
Poi vedremo man mano meglio insieme alle carte stesse. Ci sono delle 3 stese, quelle più importanti, la famosa croce celtica adattata, ovviamente di solito la troviamo con i tarocchi e invece è stata adattata anche a queste carte, poi 3 carte, 4 carte. E poi c'è tutta la spiegazione di ogni singola carta. Per ogni singola carta troverete la spiegazione principale con ovviamente il titolo, e c'è la parte entra in sintonia con la carta dove c'è una piccola affermazione, un qualcosa che ci può proprio aiutare ad entrare in connessione con l'energia della carta stessa. Ci sono gli altri significati, l'insegnamento è un qualcosa in più per andare a approfondire il significato astrologico della carta, e quindi tutto proprio diviso per sezioni. Sarebbe stato interessante, lo vedremo poi nelle carte, se ci fosse stato anche un numerino, però una volta che si è imparate le varie sezioni poi sarà facile andarle a scovare nel libretto. E adesso andiamo a vedere proprio le carte. Eccoci di fronte alla prima sezione di carte dedicata alle principali lunazioni, e quindi abbiamo queste 8 carte con la luna nuova, la luna crescente, primo quarto di luna, la luna gibbosa, la luna piena, la luna calante, l'ultimo quarto di luna e poi la luna balsamica. Come potete vedere graficamente ogni carta è strutturata, oltre all'immagine principale dove la luna è protagonista, c'è il titolo che riguarda proprio il nome della carta, quindi già come detto in questo caso abbiamo la luna nuova. Troveremo un'indicazione di significato abbastanza semplice, sicuramente stimolante, perché vi fa capire subito il suo significato. Come vi dicevo, a livello grafico sono molto affascinanti queste immagini, forti, allo stesso tempo delicate e misteriose, perché ovviamente troveremo questi colori delicati, acquerellati, di ambientazione notturna e con il cielo stellato. Un'altra cosa che è fondamentale è proprio il potere che possono avere queste carte di aiutare ad entrare in contatto proprio con la saggezza femminile della luna. Non solo sono uno strumento spirituale, ma anche di divinazione, perché possiamo utilizzarli personalmente sulla nostra crescita, chiedere un consiglio, magari utilizzarle nella meditazione, però effettivamente possiamo usarle come divinazione, perché più o meno, essendoci anche delle indicazioni di tempo, magari facendo una lettura possiamo pianificare i nostri progetti, i nostri obiettivi nell'arco magari di una lunazione, oppure scoprire e sapere più o meno quando qualcosa potrebbe realizzarsi o quando un'energia è a nostro favore, seguendo proprio le indicazioni scritte sulle carte, e anche ovviamente quelle che troverete nel libretto, che sono abbastanza esaustive. Adesso andiamo a vedere la seconda sezione. Eccoci di fronte alla seconda sezione, sono 12 carte, ovviamente riguardo i 12 segni che si trovano nella luna nuova, e quindi troveremo appunto luna nuova in Ariete, in Toro, in Gemelli, in Cancro, in Leone, in Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come detto già prima, in ogni carta, ovviamente oltre a trovare il simbolo di ogni segno zodiacale, troviamo la fascetta bianca con le indicazioni del nome e del
significato in generale e principale. Una cosa che ho notato e che mi piace tantissimo è che a livello grafico ci sono anche i colori che ricordano gli elementi, che sono effettivamente associati ad ogni elemento. Per esempio per il fuoco abbiamo questi colori molto molto caldi, poi ovviamente per quelli di terra abbiamo il marrone, abbiamo il verde, poi anche quelli di aria, giustamente sempre collocati nell'universo, in questo cielo superstellato, e poi abbiamo l'acqua. Questo potrebbe essere anche di ispirazione nelle vostre letture, nelle vostre meditazioni, magari per attrarre un certo tipo di energia, utilizzare sia significato sia un colore specifico appunto da utilizzare proprio nella vita quotidiana. Però come vi dicevo, vi ho fatto questo esempio per farvi capire che potreste prendere proprio singolarmente ogni carta, estrarne anche una al giorno e trarre delle indicazioni e delle informazioni, perché effettivamente troverete ovviamente anche nel libretto proprio a cosa servono queste carte, e sono molto utili ad aiutare a creare la nostra realtà. Se c'è qualcosa che vogliamo cambiare, un qualcosa che non ci soddisfa, qui possiamo trovare delle indicazioni su come possiamo appunto fare. Si possono pianificare i vari obiettivi, come vi dicevo prima, vedere un po' le tempistiche in base alle varie lunazioni, oppure trovare una specifica energia legata ad esempio alla luna nuova in Gemelli. Si può anche prevedere, questo sì, assolutamente, anche se è una cosa un po' riduttiva, però si può anche usare per le previsioni. Però direi che la cosa più importante è che possiamo utilizzarle proprio per scegliere un nuovo cammino, per trovare il coraggio, per cambiare soprattutto qualcosa che non va e non ci soddisfa nella nostra vita. Prima di andare prima di andare avanti a vedere la terza sezione, vi ricordo che se vi dovessero piacere queste carte, in descrizione trovate i link per acquistare il mazzo. E adesso andiamo a vedere la prossima sezione. Eccoci di fronte alla terza sezione dedicata alla luna piena, ovviamente in tutti i segni zodiacali, quindi troveremo luna piena in Ariete e via discorrendo fino ai pesci. Abbiamo visto graficamente la seconda sezione con la luna nuova, dove appunto c'era la luna scura con il segno al di sotto della luna. In questo caso invece troviamo proprio la luna piena che occupa quasi tutta la carta con il segno al proprio interno. Vengono ripresi gli stessi colori utilizzati precedentemente. Sono ovviamente la grafica molto semplice, è vero, però hanno quel forte impatto emotivo che come appunto ho sottolineato più volte possono ispirare e aiutare a trovare anche delle indicazioni, però sempre basandosi, anche se non sapete nulla di astrologia, su tutte le informazioni che troverete nel libretto. Queste carte sono anche i significati, si attengono alla saggezza non solo della luna, ma anche quella astrologica tradizionale, quindi magari quelli che già conoscono l'astrologia e già hanno dimistichezza con il lavoro attraverso l'energia lunare
possono appunto essere facilitati. Invece ovviamente possono essere utilizzati, cioè tutti possiamo utilizzarli, perché le carte oracolari sono abbastanza semplici. Potete fermare il video in questo momento, così potete osservare nell'interezza questo gruppo di carte. Noi ci vediamo per l'ultimo gruppo, e ovviamente vi ricordo che dopo troverete lo slideshow, così potete osservarle tutte una per una. Ecco le ultime 12 carte. Quest'ultima sezione ci parla di eventi particolari, mentre le altre che abbiamo visto precedentemente riguarda le energie che si muovono durante la luna o luna piena o luna nuova nei singoli segni. In questo caso ci troviamo ad affrontare degli eventi particolari e speciali, e quindi troveremo sempre in ogni singola carta l'indicazione principale, quindi il significato, e poi ovviamente il titolo. Abbiamo l'eclissi di luna nuova, l'eclissi di luna piena, la fase crescente, la fase calante, il vuoto di luna, luna cardinale, luna fissa, luna mutevole, la superluna, luna blu, nodo sud e nodo nord. Ovviamente anche in questo caso, essendo carte speciali della luna, troverete sempre tutti i significati. Però una cosa molto affascinante di queste carte, di questo mazzo, che potete prendere un quaderno per conto vostro e lasciarvi ispirare sia dalla carta stessa, sia anche durante la meditazione. Può anche darsi che voi troviate proprio dei significati che possono collegarsi, un po' come abbiamo visto estrapolare prima anche i significati sui colori, sulla simbologia dei colori, anche degli elementi, quindi acqua, terra, fuoco, aria. Una cosa che posso dirvi a livello proprio di metodi utilizzati, oltre ad usare quelli indicati nella lettura, è abbastanza libera la cosa, cioè sentitevi così da seguire il vostro intuito, il vostro istinto. Anche estrarre una singola carta vi può aiutare a trovare un consiglio, a fare magari un percorso di crescita, a capire come adottare delle strategie per pianificare magari la realizzazione di un obiettivo, e quindi farvi aiutare appunto dalle indicazioni di queste carte. Spero di esservi stata utile, spero in qualche modo di avervi incuriosito con la conoscenza di questo mazzo. Vi ricordo ancora che trovate i link per acquistarli in descrizione. Finisce qui la puntata, ma non andate via, magari trovate tante altre cose interessanti sul canale, e vi ricordo che se volete potete seguirmi anche su Instagram. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!